Ti piace l'autunno? La campagna inglese è meravigliosa durante tutto l'anno, ma in autunno ha un fascino veramente speciale. I magnifici colori delle piante e il paesaggio pieno di sfumature calde e avvolgenti creano un'atmosfera davvero magica. Un'atmosfera che nutre l'anima e riscalda il cuore. Questo è il mio quinto autunno nella campagna dell'Hampshire e in questo video vi parlerò di alcune cose che amo fare in questo periodo dell'anno. Cose semplici ma particolarmente suggestive che mi aiutano a vivere pienamente lo spirito di questa stagione così magica e affascinante. Restate con me per scoprire cosa si fa nella campagna inglese in autunno. Ciao a tutti, io sono Laura, bentornati sul mio canale YouTube in cui parlo del meraviglioso mondo della campagna inglese. Anche quest'anno l'autunno è arrivato e devo dire che io sono particolarmente contenta. Quest'estate qui in Inghilterra ha piovuto pochissimo e tutta la campagna era diventata gialla e secca. Finalmente a settembre ha ripreso a piovere regolarmente e l'erba è tornata verde smeraldo come piace a me. Ora siamo entrati in un clima decisamente autunnale. Le giornate si sono accorciate, quando torno a casa la sera praticamente è buio. Sono comparse anche le prime nebbie mattutine. Spesso, quando esco di casa la mattina presto, mi godo per qualche secondo questo panorama così suggestivo, quasi mistico direi. Soprattutto poi la sera e la mattina adesso fa decisamente fresco. Con mio marito abbiamo già iniziato ad accendere il camino e abbiamo ripreso le nostre abitudini invernali, come quella di sorseggiare una bella tazza di tè caldo mentre guardiamo la televisione o leggiamo un libro. Anche Lilibet, la mia gattina, sente decisamente l'autunno. È molto più casalinga e spesso la sera, invece di uscire come ha fatto praticamente tutta l'estate, quando sono sul divano mi salta in braccio e si mette a dormire tutta raggomitolata. È davvero tenera. La campagna inglese ha davvero qualcosa di magico in questa stagione e consente di ammirare paesaggi che letteralmente ti restano dentro. In questo video voglio parlarvi di alcune cose che io amo fare in questo periodo dell'anno. Sono cose semplici e molto diverse tra di loro, ma ognuna a modo suo riesce a farmi vivere appieno lo spirito di questa stagione così magica e suggestiva. Dunque, la prima cosa che mi piace fare è senza dubbio passeggiare nei boschi per ammirare i meravigliosi colori autunnali. Come ho detto tante volte, camminare nella natura è una delle mie grandi passioni ed è una cosa che faccio regolarmente durante tutto l'anno. L'autunno però è sicuramente il periodo migliore per camminare. L'aria è frizzante ma non ancora gelida come in inverno e la campagna, come vi dicevo prima, ha un fascino irresistibile. Tra metà ottobre e fine novembre le foglie delle piante diventano di 1000 sfumature diverse, dal giallo oro all'arancione fino addirittura al rosso fuoco. È veramente emozionante passeggiare circondati da tanta bellezza.
Questo paesaggio poi diventa ancora più suggestivo quando ci sono dei ruscelli o anche solo dei piccoli stagni, i famosi pond che si trovano in quasi tutti i villaggi inglesi, perché i colori delle piante si riflettono nell'acqua e creano un bellissimo effetto specchio. Io sono fortunata perché non devo fare molta strada per ammirare questi paesaggi. Il mio giardino è pieno di piante. Una delle più belle è un acero giapponese che in autunno diventa letteralmente rosso fuoco. È davvero spettacolare, ormai non conto più le foto che gli faccio ogni anno. Spesso poi vado a passeggiare nel bosco di Chawton, che è proprio qua dietro. La bellezza dei boschi in autunno è indescrivibile. Non solo per gli stupendi colori, ma anche per gli odori che si respirano. È una sorta di esperienza sensoriale, di immersione nella natura a 360 gradi. In inglese si chiama forest bathing, che letteralmente vuol dire bagno nella foresta. Respirare l'aria fresca, toccare le foglie degli alberi, ascoltare i suoni della natura. Insomma, è proprio una full immersion per tutti e 5 i sensi. E poi, in questo periodo dell'anno, è anche più facile vedere animali selvatici come i caprioli o i cervi. Ma oltre al bosco di Chawton, che come vi dicevo è proprio a 10 minuti da casa mia, in zona c'è solo l'imbarazzo della scelta. In un raggio di poche decine di chilometri ci sono tanti boschi e parchi stupendi. Ci sono addirittura 2 parchi nazionali, la New Forest e ovviamente i South Downs, di cui parlo sempre e di cui Chawton fa parte. Sono tutti, devo dire, posti stupendi che offrono la possibilità di ammirare i meravigliosi colori dell'autunno. Passeggiare in questi luoghi è non solo bello e rilassante, ma è terapeutico. Rigenera il corpo e la mente ed è decisamente meglio di qualsiasi medicina. Un'altra cosa che faccio sempre in autunno è partecipare alle tante feste che hanno come tema centrale la zucca. La zucca qui in Inghilterra è il frutto che più di ogni altro simboleggia l'autunno ed è, come dire, la protagonista assoluta di tutti gli eventi che vengono organizzati nel mese di ottobre. Dalle feste nei villaggi, quelle che qui si chiamano le pumpkin fete, alle scenografiche decorazioni autunnali che vengono allestite nelle residenze di campagna, fino a veri e propri eventi per famiglie organizzati nelle fattorie. A Chawton, il villaggio dove vivo, la festa annuale della zucca è ormai un appuntamento imperdibile, almeno per me. Insieme alla competizione floreale che viene organizzata a luglio, la festa della zucca è uno degli eventi più importanti dell'anno per il nostro villaggio. Viene organizzata dal nostro club del giardinaggio, di solito il sabato sera, e richiama davvero tante persone. Ci sono diverse competizioni. Quella della zucca più pesante per me è la più divertente. Le persone arrivano con le carriole perché le zucche grandi pesano decine di chili e poi ognuno cerca di indovinare il peso e quindi il vincitore. I bambini poi si vestono a tema e aspettano con trepidazione di sapere se hanno vinto la gara dei costumi di Halloween. Ah, ovviamente poi c'è anche la gara per la zucca meglio intagliata, quella che io adoro. Io partecipo sempre e lo scorso anno ho anche vinto il primo premio nella categoria adulti con il mio stregatto intagliato. Quest'anno vedremo, incrocio le dita. Tutte queste attività poi sono sempre allietate da un bel buffet e da buona musica.
Insomma, la festa della zucca di Chawton è, come dire, un'occasione per grandi e piccini per divertirsi, è un'opportunità per i residenti del villaggio di incontrarsi e passare un po' di tempo insieme. Sempre parlando di questa tradizione, una delle cose che mi piace in modo particolare sono gli allestimenti decorativi, a tema zucca ovviamente. In tutta l'Inghilterra ce ne sono centinaia e alcuni, credetemi, sono davvero belli. Nella mia zona uno degli allestimenti che mi piace di più è quello che viene organizzato a Hinton Ampner. Hinton Ampner è una residenza di campagna del National Trust che dista solo 20 minuti da casa mia. Durante il mese di ottobre, in questa tenuta vengono create delle composizioni artistiche con centinaia di zucche, di tutte le forme e dimensioni. Queste composizioni sono davvero suggestive da vedere e soprattutto danno proprio il senso dell'autunno. E poi ovviamente sono anche degli sfondi perfetti per delle bellissime foto. Io ci vado ogni anno e quando sono lì approfitto dell'occasione per visitare anche la residenza e i suoi stupendi giardini. Un altro evento, sempre molto caratteristico a tema zucca, è quello che si chiama Pumpkin Patch, che letteralmente significa campo di zucche. Devo dire che il nome rende perfettamente l'idea. Questi eventi infatti sono organizzati dentro vere e proprie fattorie, dove ci sono interi campi pieni di zucche colorate, di tutti i tipi e le dimensioni. La cosa più divertente è proprio andare a raccogliere la propria zucca. Poi ci sono tutta una serie di giochi e di attività per bambini sul tema dell'autunno e di Halloween. Le Pumpkin Patch sono eventi rivolti soprattutto alle famiglie, dove i bimbi possono divertirsi a contatto con la natura. Io ci sono stata una sola volta qualche anno fa, ma ve ne ho voluto parlare perché questa è una tradizione tipica della campagna inglese che coglie appieno lo spirito dell'autunno. Se avete figli piccoli e vi capita di venire in Inghilterra a ottobre, fateci un salto. I bimbi sicuramente si divertiranno e voi potrete scoprire un lato meno conosciuto della cultura rurale inglese. Ah, una sola raccomandazione: portatevi gli stivali di gomma perché il fango lì la fa da padrone. Un'altra attività che non manco mai di fare a ottobre è creare la ghirlanda autunnale per la porta del mio cottage. Come ho detto in altri video, decorare le porte con ghirlande di fiori è una cosa tipica qui in Inghilterra e in particolare nei villaggi. Se si gira in queste piccole realtà in autunno o anche a dicembre, se ne vedono davvero tante e alcune, credetemi, sono bellissime. Anche questa è una delle tante cose che ho imparato a fare da quando vivo qui a Chawton. Di solito, per creare una nuova ghirlanda, partecipa a un laboratorio. In Inghilterra ce ne sono tantissimi, nei garden center, nei negozi di fiori, ma a me piacciono soprattutto quelli organizzati nelle residenze di campagna, perché il contesto è davvero affascinante. Ad esempio, l'anno scorso ho partecipato a un laboratorio qui a Chawton House per creare la mia ghirlanda di Natale. Mi sono davvero divertita un sacco e alla fine sono stata davvero soddisfatta del risultato. Quest'anno invece sono andata a Stansted Park, una residenza di campagna nel sud dell'Hampshire, non lontana da Portsmouth. È stata davvero una bellissima esperienza e devo dire che ho imparato anche tante cose nuove. Tra l'altro ho visitato per la prima volta questa tenuta che sinceramente non conoscevo, ma che, wow, è davvero bella. Oltre alla casa e al parco ci sono anche tante altre cose da vedere, molto interessanti. C'è una rivendita di frutta e verdura che è proprio coltivata nella tenuta e ovviamente una tea room. E c'è anche un delizioso laboratorio di ceramiche dove organizzano tanti corsi.
Questa è la ghirlanda autunnale che ho creato quest'anno. Che ne dite? Vi piace? A me molto, ma ovviamente io sono di parte, quindi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Infine, quando qui comincia a piovere e a far freddo, la cosa che in assoluto mi piace di più è passare un pomeriggio in una piccola tea room di campagna. Ora, magari vi starete chiedendo, ma cosa ci sarà di così interessante in una tea room? Beh, è una sensazione difficile da spiegare, ma per me entrare in una tea room è come entrare in un rifugio caldo e accogliente, dove una tazza fumante di tè, magari con una bella fetta di torta di mele o uno scone, scalda non solo il corpo, ma soprattutto il cuore. A volte poi mi porto anche un libro e sorseggio lentamente il mio tè mentre leggo. In altri casi rispondo ai vostri messaggi oppure penso a nuove idee per i miei video. Io adoro le tea room di campagna. In molti casi, soprattutto nei villaggi più piccoli, sono posti semplici, ma hanno un fascino irresistibile, un fascino d'altri tempi che mi dà proprio l'idea di essere in Inghilterra. Queste tazzine fiorate, una diversa dall'altra, i piccoli vasetti di fiori sul tavolo, i cuscini ricamati sulle sedie di legno di quercia, insomma ti sembra di essere in un romanzo di Agatha Christie e di vedere entrare Miss Marple da un momento all'altro. A questo proposito voglio aprire una parentesi. Le tea room di campagna qui in Inghilterra sono di due tipi. Quelle, chiamiamole così, turistiche e quelle più autentiche, che di solito si trovano nei villaggi meno conosciuti. Ad esempio, Cassandra's Cup, la tea room qui di Chawton, appartiene sicuramente alla prima categoria, cioè è una tea room frequentata soprattutto da persone che vengono a visitare il villaggio e in particolare la casa di Jane Austen che è proprio di fronte. Io ovviamente ci vado spesso a bermi un bel cream tea con gli scones e la marmellata di fragole o a volte anche a mangiare, soprattutto quando non ho voglia di cucinare. Spesso però è davvero piena di gente e è anche difficile trovare un tavolo libero. In sostanza, la differenza principale tra queste tea room, chiamiamole turistiche, e quelle che io considero più autentiche sta soprattutto nel tipo di persone che le frequentano. Principalmente persone che vengono a visitare i villaggi nel primo caso e soprattutto residenti nel secondo. Ora, questo non significa ovviamente che le tea room più turistiche siano meno belle di quelle autentiche. Anzi, in molti casi sono luoghi molto caratteristici, dove si respira un'aria tipicamente inglese. Ad esempio, questo è il caso della famosissima The Bridge di Bradford-on-Avon, che forse è la tea room più fotografata di tutta l'Inghilterra. Ma lo stesso vale anche per Cassandra Cup qui a Chawton. Ma secondo me questi posti mancano un po' di autenticità e soprattutto di quella semplicità che è una caratteristica tipica delle vere tea room di campagna. Volendo essere un po' provocatori, si potrebbe dire che quelle tea room sono, come dire, un po' costruite e fin troppo perfette rispetto a quelle tradizionali. Ora, detto questo, intendiamoci, una tea room è una tea room e, turistica o no, io ci vado sempre volentieri. Per questa ragione però, quando voglio stare un po' più tranquilla, vado in una piccola tea room nel villaggio di West Meon, che è a circa 20 minuti da casa mia. Questa tea room, come quella di Chawton, si trova dentro la bottega del paese. È un posto piccolo, raccolto, quasi intimo direi, ha solo credo 4-5 tavoli ed è frequentato soprattutto dagli abitanti del villaggio. A me piace tanto e a volte ci passo letteralmente delle ore. Ha questi cuscini colorati che sembrano fatti all'uncinetto dalla classica vecchietta inglese,
piccoli quadretti e targhe di latta colorate in stile un po' retro. Insomma, è proprio un chicchino. Ecco, nella mia testa questo è l'esempio di una vera tea room di campagna, perché rappresenta perfettamente quell'idea di rifugio di cui vi parlavo prima e che io associo istintivamente a questi posti così romantici. Ecco, queste sono alcune delle cose che faccio ogni autunno da quando vivo nella campagna inglese. Pensare che quando ero bambina e vivevo ancora a Pietrasanta, questa stagione non mi piaceva proprio. Mi veniva sempre la malinconia quando finiva l'estate, perché gli amici del mare tornavano a casa, le spiagge diventavano tristi e vuote e soprattutto ricominciava la scuola. Adesso invece l'autunno è una delle stagioni che apprezzo di più e che aspetto con gioia ogni anno. È incredibile come si cambia durante la vita, vero? E a voi piace l'autunno? Cosa fate di solito in questo periodo dell'anno? Dove vivete? Ci sono feste tipo quelle della zucca? O magari altre tradizioni che celebrano lo spirito dell'autunno? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Prima di salutarvi, mi raccomando, se il video vi è piaciuto, mettete un like, condividetelo sui vostri social e, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Come dico sempre, queste piccole azioni richiedono solo pochi secondi, ma aiutano enormemente il mio canale a crescere. Grazie per il sostegno e ciao!